Storytime. Evoluzione Radio. Bentornati amici di Storytime con una nostra nuova storia. Io sono Stefano, oggi sono in compagnia di Jacopo che ci parla un po' di lui. Ciao Jacopo. Ciao Stefano. Jacopo, raccontaci di te, di che cosa ti occupi. Sì Stefano, grazie dell'invito. Io sono un coach e nello specifico mi occupo di aiutare le aziende e gli individui, le persone a diventare agenti positivi del cambiamento. Quindi mi definisco Conscious Impact Coach. Cosa significa? Significa che spesso magari le aziende si possono trovare in situazioni in cui sono bloccate da vecchi schemi e quindi sentono il bisogno di evolversi, di acquisire una nuova consapevolezza, una nuova idea anche di leadership interna. E così per i privati, quando magari si trovano le persone bloccate in una carriera in cui non si sentono se stessi, in cui non si sentono di valorizzare i propri talenti, le proprie capacità, di non avere uno scopo in quello che fanno. Quindi mi occupo di questo ambito qua. Chiaro. E senti, quando e come nasce l'intenzione proprio di diventare un coach e come si è evoluta nel tempo? Questa è una bella domanda. Quando ho iniziato il mio percorso lavorativo, anzi ancora prima all'università, non avevo idea di cosa volevo bene fare. Mi sono laureato prima in ingegneria, quindi un ambito molto diverso da quello attuale del coaching, con una specializzazione pure in finanza. 2 lauree che non ho mai praticato. Sono entrato poi nel mondo aziendale delle multinazionali, soprattutto lavorando in ambito commerciale, di business development, e dove sono stato circa 13 anni. Ho lavorato per L'Oréal, S. Johnson, Sodalis Group, diversi gruppi. E quello che ho notato in questi miei anni di carriera, anche soddisfacente all'interno del mondo corporate, sono state aziende che venivano autolimitate da proprio una mentalità, una consapevolezza, un'idea di leadership un po' all'antica. E allo stesso tempo ho visto tante persone non contente e non soddisfatte di come stavano impiegando il loro tempo, al di là del lavoro in sé. Quindi nel tempo è nata anche un po' la mia idea, la mia consapevolezza di voler aiutare sia le persone, sia le aziende, le organizzazioni a fare questo passo in più, a evolvere, ad approcciare sia il business sia la propria carriera, in entrambi i casi, in una maniera più consapevole, in una maniera più forte, in una maniera che abbia un impatto positivo e che dia molta più soddisfazione anche nel lungo periodo. Chiaro. E senti, quali sono le necessità di aziende e persone che si rivolgono a te? Allora, per quanto riguarda le aziende, soprattutto sono realtà ancorate un po' ai vecchi sistemi, che fanno fatica a motivare le persone, fanno fatica ad attrarre nuovi talenti, fanno fatica anche a innovare. Questo perché stiamo assistendo in generale a un'evoluzione, nel senso che prima le aziende erano impostate su processi, impostate su gerarchie più rigide. Ora c'è una fluidità diversa, le aziende diventano più orizzontali, si focalizzano di più sui valori condivisi, sui talenti e le capacità delle persone. Io aiuto le aziende a diventare organismi più dinamici, anche perché il contesto attuale lo richiede, e quindi questa transizione fa sì che riescano a essere di successo più nel loro ambiente competitivo ed avere però anche persone che collaborano in una maniera molto più soddisfacente. Quindi in realtà le aziende sono fatte di persone, al di là di tutto, o almeno per il momento, per cui questa è una cosa importante. Per il privato è le persone che si trovano a aver iniziato una carriera o comunque all'inizio della loro carriera o durante, in cui sentono di non valorizzare le proprie capacità, non vedono una direzione, non vedono uno scopo e quindi non avendo questa visione non sanno anche in che direzione andare. Li aiuto a prendere consapevolezza di questa direzione e dei loro talenti, delle loro capacità, perché siano soddisfatti di quello che fanno. Chiaro. Senti, quali sono gli elementi principali e distintivi proprio del tuo programma? Io mi sono formato con IPEC Coaching, che è uno dei primi istituti a livello mondiale proprio di formazione coaching americano. Ho fatto diversi corsi nelle loro sedi di Amsterdam, qui in Europa, e la peculiarità di questa metodologia è che al di là del coaching tradizionale, che si basa su definire obiettivi specifici, aiutare le persone ad avere le performance che vogliono e seguirle in questo percorso in maniera più superficiale, quello che faccio io va un po' in profondità, a individuare quali sono i blocchi, quali sono i motivi per cui ancora le aziende non hanno il successo e la soddisfazione che vogliono, per cui gli individui ancora non si sentono allineati con quello che sono, con i loro valori, con la loro natura, con quello che fanno. Ecco, io con questa metodologia vado un po' in profondità a liberare questo potenziale. Questa è un po' la grande differenza.
Adesso c'è qualche progetto per il futuro, obiettivi personali a poter raggiungere? Assolutamente, adesso mi sono strutturato in maniera anche societaria diversamente con la mia idea di Divener, che è poi il nome della mia società e del mio sito dove darò poi i contatti, e l'idea è proprio di diventare un centro, un hub per attirare altri coach che vogliono partecipare insieme a me all'idea di trasformare il mondo aziendale, trasformare anche la vita professionale delle persone e perché no attirare anche aziende, individui con questa idea, con questa mentalità, che sentono che è il momento di fare un passo oltre, un passo di evoluzione. Chiaro. Quali consigli daresti a chi ci sta ascoltando magari? Allora, il consiglio principale è di non accontentarsi di risultati che sono abbastanza buoni, di cui non ci si può lamentare, in cui non si vanno ad ascoltare le esigenze dei propri collaboratori se è un'azienda e le esigenze proprie della propria natura, se si parla di individui. Quindi avere uno scopo, avere chiaro lo scopo e poter dare un impatto positivo grazie alle proprie capacità, ai propri talenti è una cosa importante, per cui dico non arrendetevi e se avete bisogno contattate un coach che vi può aiutare in questo percorso. Chiaro. Jacopo, allora ti inizio a chiedere noi dove per caso possiamo seguirti e contattarti allora per avvalerci della tua figura professionale. Assolutamente, e come Jacopo Conficconi mi trovate liberamente su LinkedIn e nelle piattaforme social, ma soprattutto tramite Divener, la mia società di coaching, mi trovate un po' su Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e con il sito internet www.divener.com. Quindi questi sono i contatti naturalmente dove ti possiamo seguire e contattare per avvalerci della tua figura professionale. Grazie Stefano. Perfetto, allora io invito naturalmente i nostri amici in ascolto di Radio Storytime a poterlo fare per avvalersi naturalmente della tua figura professionale. Poi se state vedendo questo video sotto stanno apparendo tutti i dati naturalmente dove possiamo seguirti e contattarti, ma se state vedendo questo video, se no recuperatelo immediatamente, ricordatevelo. Mi raccomando, grazie allora di tutto Jacopo per averci aperto il tuo mondo, per essere stato qui ai microfoni di Radio Storytime. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il futuro e ti auguro anche una piacevole giornata per oggi. Buona giornata, grazie.